Perry March e sua moglie Janet erano l'uno l'opposto dell'altra, tanto arrivista e ambizioso lui quanto sognatrice e talentuosa lei. Janet era una bellissima donna e lavorava come illustratrice di libri per bambini. Era molto dotata e corrispondeva esattamente allo stereotipo dell'artista. Distratta, incapace di arrivare puntuale a un appuntamento e sempre con la testa tra le nuvole. Janet proveniva da una famiglia agiata, era la figlia di un importante avvocato di Nashville, nel Tennessee. Lei e Perry furono presentati da un amico comune mentre erano entrambi laureandi all'Università del Michigan nei primi anni '80. Da quel momento in poi divennero virtualmente inseparabili e quando Perry si laureò e si trasferì a Chicago per lavorare come broker finanziario, Janet lo seguì senza alcuna esitazione. Poi col tempo le cose cambiarono e lei cominciò a sentire la mancanza di casa e così suo padre acconsentì a pagare a Perry la costosissima retta della prestigiosa università di legge Vanderbilt. I due tornarono così a Nashville e visto che il suo fidanzato non si decideva a farlo, fu lei a fare a Perry la proposta di matrimonio nel Percy Warner Park di Nashville. La coppia si sposò nel 1987 e si trasferì in una casa finanziata dal padre di lei in una delle aree più rinomate della città. Perry si laureò l'anno successivo e dopo aver rifiutato le offerte di importanti aziende di New York, accettò la proposta dello studio legale Bass, Berry & Sims a Nashville. Nel 1990 Janet dette alla luce un figlio, Samson, affettuosamente chiamato Sammy. Vista dall'esterno, insomma, quella famiglia sembrava avere tutto ciò che una madre, un padre e un figlio potessero desiderare. Purtroppo quel clima di apparente serenità non sarebbe durato a lungo. Nel 1991, nello studio legale dove lavorava Perry, scoppiò uno scandalo sessuale quando una giovane e bella praticante denunciò di aver ricevuto proposte oscene da un collega. Lo sconosciuto le aveva inviato una lettera in cui le confessava di essere molto attratto e desideroso di fare sesso con lei. L'uomo le rivelò di essere sposato e di amare sua moglie, ma di voler trovare qualcosa di eccitante al di fuori della noiosa routine del matrimonio. In quella lettera non mancavano riferimenti sessuali molto espliciti, al punto che la giovane donna, dopo un primo momento di imbarazzo, informò il suo supervisore dell'accaduto. Seguirono 2 lettere in cui l'uomo misterioso chiedeva alla ragazza di lasciare un messaggio in un libro all'interno della biblioteca dello studio legale. I titolari si attivarono subito per capire chi ci fosse dietro a quelle proposte indecenti. Non fu difficile piazzare una telecamera nel punto della libreria in cui la donna avrebbe dovuto lasciare il messaggio. Quando quell'uomo andò a ritirare la lettera, gli avvocati dello studio restarono basiti nello scoprire che si trattava di Perry March, il marito di Janet. Di fronte al video che lo aveva smascherato, Perry non poté fare a meno di confessare la verità. Messo alle strette, l'uomo ricevette un ultimatum dallo studio: rassegnare le dimissioni o essere licenziato. Lui scelse la prima. Quella storia imbarazzante ebbe anche uno strascico legale perché l'assistente oggetto di quelle oscene proposte fece causa a Perry chiedendogli un risarcimento. L'uomo fu costretto a pagare per evitare una denuncia per molestie sessuali. La richiesta della donna fu $25.000, la prima metà da pagare in rate mensili, il rimanente in un'unica rata finale di $12.500, una soluzione che permise a Perry di tenere nascosta alla moglie quell'imbarazzante situazione. Nel 1994 i coniugi March festeggiarono l'arrivo di una bellissima bambina di nome Sipora. La loro famiglia cresceva, così la coppia decise di costruire una casa più grande e acquistò un lotto di quasi 2 ettari nel ricco sobborgo di Forest Hills a Nashville.
Avrebbero trascorso l'anno successivo costruendo la casa dei loro sogni, una villa in stile country francese da $650.000. Janet era entusiasta e, quando cominciarono i lavori, seguì tutte le fasi da vicino, dimostrando di essere una cliente esigente e difficile da accontentare. Le sue richieste erano a volte irricevibili, tanto che suo marito Perry spesso dovette intervenire per trovare un compromesso tra Janet e la ditta di costruzioni. Se il progetto della nuova casa aveva portato una ventata di entusiasmo, lo stesso non si poteva dire del matrimonio. La loro relazione era entrata in crisi già da qualche mese. Entrambi frequentavano regolarmente lo studio di uno psichiatra, insieme o singolarmente. Ormai non parlavano quasi più. Perry passava almeno 3 notti a settimana fuori e quando capitava di tornare a casa erano litigi continui. Il terapista consigliò alla coppia di separarsi almeno per un breve periodo, ma Janet era più orientata al divorzio. Il mese di agosto del 1996 successe qualcosa che portò la loro relazione oltre il punto di non ritorno. Perry doveva pagare la rata finale dovuta alla ragazza dello studio legale, ma era in difficoltà economiche. Scrisse una lettera alla donna chiedendo di rimandare il pagamento a ottobre. Sfortunatamente sua moglie Janet entrò in possesso di quella missiva e tra i due scoppiò una lite furibonda. La donna chiamò sua madre chiedendole di fissarle un appuntamento con un avvocato divorzista. Il 15 agosto del 1996 Janet era attesa dal legale, ma non arrivò mai in quello studio, perché quella notte sparì misteriosamente. Secondo Perry, sua moglie si era allontanata volontariamente dopo quella violenta lite. L'uomo riferì alla polizia di aver sentito Janet dire di volersi prendere una pausa di riflessione lontano da casa, senza specificare dove sarebbe andata. La donna dopo le 8:30 di sera avrebbe preparato una valigia, il passaporto, $1.500 in contanti e una busta di marijuana e sarebbe partita a bordo della sua Volvo 850. Perry disse anche che sua moglie gli aveva lasciato una lista di cose che lui avrebbe dovuto fare prima del suo rientro. Dopo la presunta partenza di Janet, l'uomo aveva fatto un giro di telefonate avvisando parenti e amici della decisione di sua moglie di lasciarlo. Avvisò anche Laurel Rommel, una cara amica di Janet. Come al solito, la mattina seguente arrivò a casa dei March, la donna che si occupava delle pulizie, e stranamente trovò la casa pulita. Perry le disse di fare il suo lavoro, ma si raccomandò con lei di non entrare nella stanza dei bambini. In tarda mattinata si presentò a casa una donna di nome Ella Goldschmidt, che in precedenza aveva preso un appuntamento con Janet per portare suo figlio a giocare con Sammy. La donna delle pulizie se n'era già andata e Ella notò che Sammy stava saltando su un tappeto orientale arrotolato sul pavimento accanto alla stanza dei giochi. Quando la donna tornò a prendere suo figlio verso le 14, quel tappeto non c'era più. Inizialmente i parenti di Janet credettero alla storia raccontata da Perry. Il padre della donna scomparsa si recò personalmente all'aeroporto internazionale di Nashville per vedere se riuscisse a trovare la sua macchina. A questo punto siamo a domenica 17 agosto. La madre di Janet, Carolyn Levine, cominciava a essere preoccupata. Non era da sua figlia sparire senza dire niente a nessuno e di certo non era da lei abbandonare i suoi bambini. Carolyn avrebbe voluto andare alla polizia, ma Perry le consigliò di aspettare almeno 12 giorni, visto che Janet aveva detto che sarebbe tornata una volta trascorso quel periodo di tempo. Quella notte Perry March chiamò suo padre Arthur, un tenente colonnello dell'esercito degli Stati Uniti in pensione residente nello stato messicano di Jalisco. L'uomo accettò immediatamente di recarsi a Nashville per dare supporto a Perry in quel momento di difficoltà. Nel frattempo crescevano i timori per l'incolumità di Janet. Si stava avvicinando il 25 agosto, il 6° compleanno di Sammy, e per quella data sicuramente Janet non sarebbe mancata.
La donna invece non si presentò. Suo marito Perry e i genitori raccontarono agli ospiti della festa che era andata in California per visitare suo fratello, ma aveva contratto un'infezione all'orecchio che le aveva impedito di volare. L'improvvisa scomparsa della donna aveva creato molta agitazione in famiglia. I giorni passavano e di lei non c'era traccia. Quell'attesa snervante non poteva durare a lungo, così il 29 agosto il padre e la madre di Janet si recarono alla polizia di Nashville e denunciarono la scomparsa della figlia. Il caso fu assegnato al detective David Miller, un investigatore esperto che in passato aveva risolto migliaia di casi. Miller cominciò a indagare contattando gli ospedali locali e esaminando i conti bancari e i movimenti delle carte di credito di Janet. Scoprì che non erano mai stati usati dalla data della sua scomparsa. Il detective scoprì un'altra cosa che gettò un'ombra sulla possibilità di trovare la donna viva. Il 7 settembre la polizia trovò la sua macchina in un parcheggio vicino a un complesso di appartamenti a circa 5 miglia da casa sua. Le condizioni del veicolo facevano pensare che fosse lì da diverse settimane. All'interno la polizia trovò una borsa con i documenti di Janet, carte di credito, il passaporto e $11 in contanti. C'era anche una valigia contenente dei capi d'abbigliamento. Stranamente Janet non aveva messo in valigia un solo reggiseno, né aveva portato con sé il dentifricio o una spazzola per capelli. Questo di per sé sembrava sospetto. La polizia rinvenne anche un paio di sandali bianchi che erano nel vano portaoggetti del lato passeggero. C'era anche una strana impronta fangosa di uno pneumatico di bicicletta sulla carrozzeria della macchina. Ora stava agli investigatori dare un significato a tutti quegli indizi. Il 10 settembre 2016 Perry March fu interrogato dagli investigatori ai quali l'uomo rilasciò una dichiarazione scritta in cui dava il consenso alla perquisizione della casa. La polizia fece il sopralluogo nel fine settimana tra il 14 e il 15 settembre, mentre Perry era a Chicago con i suoi figli. Non trovarono nessuna prova evidente di violenza commessa in casa, ma scoprirono che il disco fisso del computer di Perry era stato rimosso. L'uomo si giustificò dicendo di non sapere dove fosse l'unità. Alcuni giorni dopo, il proprietario di un negozio di pneumatici contattò il dipartimento di polizia e disse di aver incontrato Perry March nel suo negozio il 21 agosto, una settimana esatta dopo la scomparsa di Janet. L'uomo gli chiese di installare un nuovo set di pneumatici nonostante quelli montati sul veicolo fossero in ottime condizioni. Quando il proprietario del negozio gli chiese il motivo di quella decisione, lui rispose che voleva provare una marca diversa. Quella testimonianza fece crescere i sospetti attorno a Perry. L'uomo il 18 settembre decise di trasferirsi con i suoi figli a Chicago. Prima di partire però ebbe un'interessante conversazione con l'amica di lunga data di Janet, Diane Sachs, un colloquio che lei in seguito denunciò alla polizia. Perry le chiedeva se credesse alla possibilità che lui avesse ucciso sua moglie. Poi, prima che la donna potesse rispondere, le chiese cosa avrebbe pensato se le avesse detto che aveva caricato il corpo di Janet sulla sua macchina e l'aveva portata in un luogo remoto per poi disfarsi del cadavere. Se quella non era un'ammissione di colpa, poco ci mancava. Da quel momento in poi la polizia mobilitò tutte le sue forze alla ricerca di Janet. Ricerca che coinvolse subacquei, cani molecolari e 2 elicotteri equipaggiati con scanner termici. Perry nel frattempo si affidò a un avvocato difensore il quale informò la polizia che il suo cliente non avrebbe più collaborato volontariamente alle loro indagini. A novembre, quando i genitori di Janet organizzarono una veglia funebre per la figlia, Perry non si presentò, facendo crescere i sospetti attorno a sé. La polizia aveva una teoria su quello che era successo a Janet March. Credevano che la donna e Perry avessero litigato la notte in cui lei era sparita. Molto probabilmente lei aveva detto qualcosa che aveva fatto infuriare Perry e a quel punto lui l'aveva colpita con violenza. Era una cintura nera di karate e avrebbe potuto uccidere sua moglie con un colpo ben assestato o una stretta al collo.
Probabilmente non lo aveva fatto intenzionalmente, ma ora che Janet giaceva morta ai suoi piedi, era costretto a prendere una decisione. Sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, Perry avrebbe poi nascosto il cadavere, forse in uno scantinato o nei boschi attorno a casa sua. Ricordate il tappeto arrotolato? Già proprio lo stesso che Ella Goldsmith aveva visto quella mattina in casa di Perry e Janet. Senza saperlo, il povero Sammy stava giocando attorno al cadavere della madre. Quella notte stessa l'uomo avrebbe spostato il corpo nella sua jeep e sarebbe andato a seppellire il cadavere da qualche parte. Poi avrebbe guidato l'auto di Janet fino al luogo in cui fu ritrovata, portando con sé la sua mountain bike in modo da poterla usare per tornare a casa. Queste però al momento erano solo congetture, ora la polizia aveva il compito di trovare le prove di quell'omicidio. Tutta la vicenda a questo punto entrava in una fase del tutto nuova, sì, perché il padre di Janet era fermamente intenzionato a scoprire che fine avesse fatto sua figlia. Perry presentò una petizione per farsi nominare amministratore dei beni di Janet, ma i genitori della donna ne presentarono una contraria, poi un'altra in cui affermavano il loro diritto ad amministrare i beni di Janet. Perry ovviamente si oppose. Alla fine il tribunale nominò un curatore incaricato di proteggere la proprietà di Janet e ordinò a Perry di restituire alcuni articoli che aveva preso in precedenza. Lui rispettò quell'ordine ma restituì quegli oggetti dopo averli danneggiati. Era solo l'inizio di una battaglia legale senza esclusione di colpi tra Perry March e i genitori di sua moglie Janet. E così continuò fino alla fine del 1999, quando la Corte concesse al padre e alla madre il diritto di visitare i loro nipoti. I due arrivarono a casa di Perry a Wilmette, nell'Illinois, desiderosi di vedere i piccoli, ma ebbero l'amara sorpresa di scoprire che l'uomo nel frattempo si era trasferito con i bambini in Messico. Non solo, poche settimane dopo il suo arrivo nella località dove viveva suo padre, Perry sposò una donna del posto, Carmen Rojas. Janet era scomparsa da 3 anni e ancora non era stata ufficialmente dichiarata morta. Ciò spinse i genitori di lei a intentare una causa per omicidio colposo contro Perry March. Quando lui non si presentò in tribunale per contestare l'accusa, un giudice stabilì una cifra pari a 113 milioni e mezzo di dollari come ricompensa per i danni subiti dai genitori. Nel maggio del 2000 padre e madre si recarono in Messico da Perry e chiesero di vedere i loro nipoti. L'uomo si oppose decisamente, così tornarono a Nashville per poi ripresentarsi un mese dopo con un ordine del tribunale messicano e supportati da un contingente di polizia locale che arrestò Perry per aver violato i termini del suo visto. Quelle accuse furono presto ritirate, ma quando Perry tornò a casa i suoi figli erano scomparsi. I genitori di Janet avevano approfittato della sua assenza per portare Sammy e Sipora negli Stati Uniti. Una volta lì presentarono una richiesta di custodia permanente. Ormai era scontro aperto, stava per cominciare l'ennesima battaglia legale sull'affidamento dei bambini. Perry alla fine la vinse quella causa e i genitori di lei furono rimproverati per aver indebitamente sottratto i figli al loro padre. In seguito la Corte d'Appello del Tennessee ribaltò anche la sentenza di omicidio colposo a suo carico. A questo punto Perry aveva davanti a sé la possibilità di vivere una vita confortevole in Messico con la sua nuova moglie e i suoi bambini. Tutto faceva pensare che nulla avrebbe più ostacolato i suoi piani, ma qualcosa di imprevisto stava per succedere. In quel lasso di tempo il Dipartimento di Polizia aveva continuato a indagare attivamente sul caso di Janet March con 2 investigatori. Nella seconda metà del 2004 i pubblici ministeri presentarono delle nuove prove al Grand Jury, cosa che permise di cominciare un nuovo procedimento nel quale furono ascoltati 59 testimoni. Il risultato fu un atto d'accusa per omicidio di secondo grado, manomissione di prove e abuso di cadavere.
Nell'ottobre del 2005 a Perry March fu notificato un mandato d'arresto e la richiesta di estradizione negli Stati Uniti. Ad accompagnarlo su quel volo c'era Pat Postiglione, uno dei detective che si era occupato del caso. Perry March durante il viaggio di ritorno si dimostrò particolarmente loquace e chiese al detective se potesse essere condannato per omicidio in caso di morte accidentale della vittima. Disse a Postiglione che era pronto a confessare tutto in cambio di una condanna non superiore ai 7 anni. Il detective gli rispose che avrebbe informato il procuratore distrettuale. I genitori di Janet non avrebbero mai accettato di vedere il presunto assassino della loro figlia libero di costruirsi una nuova vita. Infatti presentarono una nuova istanza per l'affidamento dei bambini e questa volta il giudice gli dette ragione. Incapace di reagire attraverso le vie legali, Perry decise di prendere una strada diversa. Cercò di reclutare un suo compagno di cella, Russell Ferris, per uccidere i suoi ex suoceri. Ferris si dimostrò interessato e nel corso di una serie di conversazioni tra i due apprese i dettagli del piano. Arthur, il padre di Perry, avrebbe fatto da tramite. Dopo 2 mesi di conversazione tra i tre, l'avvocato di Ferris informò la polizia della proposta che il suo assistito aveva ricevuto da Perry e suo padre. A questo punto la situazione per Perry March cominciava a farsi davvero complicata. Fino a quel punto il caso di omicidio contro di lui era puramente circostanziale. Il suo avvocato giustamente aveva sostenuto che non c'erano nemmeno prove convincenti che lui avesse commesso quell'omicidio. Inoltre, se fosse stato assolto da quell'accusa, non avrebbe più potuto essere processato per quel reato. Ma aver complottato quell'omicidio su commissione stava cambiando tutto. La polizia ora aveva le sue parole e quelle di suo padre registrate su un nastro, con tanto di dettagli sull'assassinio da compiere. Di fronte a quelle registrazioni il padre di Perry ammise le sue colpe e accettò di testimoniare contro suo figlio in cambio di una condanna più mite. Fu così che tutta la verità alla fine venne a galla. Secondo Arthur, suo figlio gli avrebbe confessato di aver ucciso Janet e alcune settimane dopo l'omicidio gli avrebbe chiesto il suo aiuto. Perry era preoccupato dalla possibilità che il corpo fosse trovato, così aveva chiesto a suo padre di occultare il cadavere in un luogo sicuro. Fu così che una notte Perry guidò suo padre Arthur in una zona boschiva a nord della città e gli indicò il posto preciso dove era seppellito il cadavere di Janet. Poi chiese a suo padre di fare il lavoro sporco. Secondo la testimonianza di Arthur, i resti del cadavere erano sistemati in una borsa di tela e si trovavano in avanzato stato di decomposizione. L'uomo disse di aver caricato il corpo sulla jeep di Perry prima che lui e suo figlio si dirigessero verso nord a Bowling Green nel Kentucky, dove si fermarono in un motel. A questo punto Arthur si occupò di portare il cadavere oltre i confini della città, pensando di gettarlo in qualche specchio d'acqua, senza però riuscirne a trovarne uno abbastanza profondo. Il sole stava già sorgendo quando finalmente trovò un posto dove seppellire i resti di Janet. Arthur in seguito avrebbe guidato gli investigatori in quell'area, senza però riuscire a indicare il punto esatto in cui si trovava il cadavere. La polizia comunque credette alla sua storia e anche la giuria. Fu ciò che alla fine condannò Perry March. Sfortunatamente per Arthur, aver accusato il figlio non gli portò i vantaggi che aveva sperato. Il giudice infatti rifiutò di onorare il patteggiamento e lo condannò a 5 anni anziché a 1 come previsto dall'accordo. L'uomo morì in prigione pochi mesi dopo la sua condanna. Le cose non sono andate meglio per suo figlio Perry, riconosciuto colpevole di omicidio di secondo grado, manomissione di prove, abuso di cadavere, furto e cospirazione per commettere omicidio. È stato condannato a 56 anni di carcere. Perry March si trova attualmente presso il Morgan County Correctional Complex, dove lavora nella biblioteca di diritto carcerario, aiutando i detenuti a prepararsi agli appelli. Avrà diritto alla libertà condizionale nel 2038. Da ultimo, i resti della povera Janet Levine non sono mai stati trovati.